cos'è la fantasia? È qualcosa che è utile solo agli artisti? E è vero che quando cresciamo perdiamo la fantasia? E voi, avete fantasia? Se siamo qui insieme probabilmente è perché queste domande vi interessano e perché avete intuito che la fantasia non è qualcosa da relegare solo al mondo degli artisti o dei bambini, ma è qualcosa che può essere utile per tutti noi, giorno dopo giorno. La fantasia è qualcosa che ci può aiutare ad approcciarci alla realtà in maniera più attiva, più cosciente e anche più innovativa. Quello che scopriremo insieme è che la fantasia è qualcosa che possiamo utilizzare tutti i giorni, quotidianamente. Sicuramente avete sentito parlare di psicologia, di archeologia, ma mai di fantasiologia. La fantasiologia è il percorso che faremo insieme, un percorso che ci aiuterà a scoprire che cos'è la fantasia e come svilupparla. Per iniziare a interrogarci sulla fantasia, leggiamo quelle che sono le definizioni che troviamo in giro. Facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentare cose e fatti corrispondenti o no alla realtà, capacità della mente di inventare situazioni e figure che non si danno nella realtà o di elaborare quelle reali, falsa invenzione, bugia, pensiero o immagine che non ha riscontro nella realtà. Accade spesso che parole come fantasia, come immaginazione, come creatività vengano utilizzate come sinonimi, quando in verità sono molto diverse le une dalle altre. Riuscire a capire in maniera approfondita il significato di queste singole parole ci aiuterà poi ad utilizzare queste facoltà della mente in maniera più approfondita e in maniera più attiva. Il primo passo per andare a scoprire che cosa è la fantasia è partire dall'etimologia, ovvero capire da dove deriva la parola fantasia. Fantasia deriva dal greco phaino. Sì, lo so che qualcuno di voi magari ha fatto il liceo classico e quindi adesso ritrovandosi davanti i gessetti, lavagne, lettere greche si starà spaventando, ma tranquillissimi, finirà in breve tempo. Phaino significa mostrare, rivelare e deriva da phaos, che significa luce, e non a caso osserviamo che fantasia significa mostrare veemente, dare alla luce in maniera pomposa, manifestare qualcosa in maniera evidente. Questo quindi già ci dimostra che il termine fantasia si lega a delle immagini che si mostrano, che si rivelano, delle immagini mentali, e il fatto che appunto siano delle immagini mentali già ci dà un'informazione molto importante. Essendo la fantasia una facoltà della mente e avendo tutti noi una mente, allora è presto detto, tutti possiamo avere fantasia. Andiamo ora ad approfondire andando a scomodare delle discipline con un nome un po' complicato, ovvero le neuroscienze e la psicologia cognitiva, che si occupano di come il nostro corpo interagisce con il mondo attraverso i sensi e come poi elabora i pensieri grazie agli stimoli esterni. In qualche modo, dopo un secolo di dibattito, si è giunta finalmente alla necessità di fare una scissione tra due termini, in inglese imagination e imagery. Imagination significa fantasia. Imagery significa immaginazione. Apparentemente questi due termini potrebbero sembrare sinonimi. Immaginazione e fantasia sono cose ben differenti. Vi siete mai chiesti se avete più fantasia o più immaginazione? Ora andremo a scoprire le differenze. Se vi mostro questo oggetto e ci chiediamo che cos'è questa, risponderemmo semplicemente che è una gruccia, una stampella con la quale appendiamo degli abiti. Bene, di fronte a questo stimolo visivo noi rispondiamo attraverso la percezione, ovvero davanti ad un oggetto lo stimolo visivo
arriva al nostro cervello, noi diamo un'etichetta all'immagine che vediamo perché la riconosciamo come gruccia e quindi la identifichiamo come gruccia. Questa è la percezione. La percezione ci permette quindi di dare un nome alle cose e la utilizziamo quotidianamente. Se dopo aver levato il nostro oggetto dalla vista ci chiedessimo com'è fatta una gruccia, com'è fatta questa gruccia, come sono fatte in generale le grucce, come le utilizziamo, a questo punto l'oggetto non è presente, quindi cominciamo a costruirci delle immagini nella nostra testa che ci permettono di rievocare alla mente l'oggetto. Bene, in questo caso stiamo utilizzando l'immaginazione. L'immaginazione è quindi quella facoltà che permette alla mente di rievocare delle immagini di oggetti che esistono oppure no. In questo caso la nostra gruccia esiste e con l'immaginazione l'abbiamo rievocata per poterla descrivere. Riprendiamo di nuovo il nostro oggetto e chiediamoci: ma a cosa somiglia? Beh, io potrei dire che somiglia, non lo so, al profilo di un uomo con il naso arcuato, ad un uccello che vola nel cielo libero. Beh, in questo caso ho abbinato il concetto di gruccia al concetto di essere umano e al concetto di uccello, quindi di un animale. Quindi gruccia, essere umano, gruccia, animale, sono concetti che solitamente non si collegano così facilmente. Bene, in questo caso abbiamo utilizzato la fantasia. Quindi la fantasia è la capacità di abbinare nella nostra mente dei concetti che solitamente non si collegano e quindi di creare delle relazioni nuove, innovative, differenti. Queste nuove relazioni ci portano a delle idee originali. E se adesso io cominciassi a manipolare la mia stampella, a osservarla, a modificarla e ottenessi una nuova forma con una nuova funzione, in questo caso un portacarta igienica. Bene, come vedete in questo caso non solo ho fatto un abbinamento molto, tra virgolette, originali, perché ho pensato al bagno e alla gruccia, per meglio dire la carta igienica e la gruccia, concetti che di solito non sono abbinati nella mia mente, ma questa intuizione si è poi in qualche modo concretizzata in un oggetto. In questo caso non solo ho avuto quindi una intuizione mettendo in relazione cose che solitamente non sono in relazione nella mia mente, ma ho creato un nuovo oggetto. Bene, in questo caso abbiamo utilizzato la creatività. La creatività è quindi la capacità di concretizzare delle idee che nascono da delle nuove intuizioni, più o meno innovative, questo lo vedremo, ma la creatività è quindi la capacità che abbiamo di costruire delle nuove realtà, di costruire dei nuovi elementi e di concretizzare delle idee. Ben diverso dalla fantasia, dall'immaginazione. In qualche modo potremmo dire, semplificando, che la creatività permette di concretizzare quelle che sono le idee. Molto spesso sentiamo parlare di creatività e molto spesso quando si parla di creatività si parla di progetto. Quante scuole conoscete che ci insegnano a progettare, a creare? Quante accademie, quante università di design, quante scuole private, quanti corsi. Ma se ci sono tutte queste scuole che ci aiutano a creare, a progettare, perché il mondo non è pieno di artisti e di persone creative? E perché non tutti diventano dei grandi inventori o dei grandi creativi o dei grandi progettisti? Probabilmente perché dietro a un nuovo progetto o dietro alla creatività di qualcuno deve esserci anche un'idea originale. Ed è proprio l'originalità dell'idea che a noi interessa, perché è grazie alla fantasia che noi possiamo arrivare alla costruzione di idee originali, innovative, facendo quei famosi abbinamenti che magari prima d'ora qualcuno non aveva fatto. Quindi, se la creatività afferisce alla parte più fattiva della progettazione e della realizzazione di oggetti e di idee, la fantasia sta a monte, è la scintilla. Ma perché non esistono scuole di fantasiologia? Beh,
noi siamo qua per cercare di colmare questa mancanza e cercare di sviluppare quelli che sono i processi fantasiologici in maniera pratica. Uno dei primi esempi che faccio sempre per raccontare che cosa è la fantasia è un oggetto ideato da un grandissimo artista, Salvador Dalì, più che un oggetto, un'immagine. Vi presento l'orologio molle. Gli orologi molli sono una delle icone del lavoro del grande artista Salvador Dalì. Come sono nati? Si dice che stesse facendo colazione nel suo giardino, c'era un forte sole e lui amava molto il camembert, che è un formaggio francese molle, e che sotto al sole cominciò a sciogliersi lentamente e quindi Salvador Dalì fece questo abbinamento abbastanza inaspettato tra il tempo, l'orologio e il formaggio che si rammolliva. E ecco che così nacquero gli orologi molli, da questo abbinamento abbastanza originale, formaggio e tempo. Questo orologio molle rappresenta in verità qualcosa di molto di più che un semplice abbinamento, perché le intuizioni fantasiologiche ci raccontano molto e molto di più. Dovete sapere che mentre Dalì dipingeva la sua arte surrealista, Einstein sconvolgeva tutta la concezione del tempo e dello spazio con la sua teoria della relatività, capovolgendo la percezione di quelli che erano dei concetti immanenti della fisica. Il tempo e lo spazio diventano relativi, diventano in qualche modo non più stabili, liquidi, e è per questo che l'orologio molle diventa poi una delle icone di questa relatività tipica dei primi del Novecento, una relatività che poi ha sconvolto, come vedremo, non solo la fisica, ma l'arte, la letteratura e quindi la cultura e la storia in generale. Gli orologi molli non sono quindi semplicemente una intuizione fantasiosa di Salvador Dalì, ma sono un'idea forte che ha in qualche modo condizionato la cultura, l'arte e la storia e ha rappresentato una vera e propria rivoluzione dal punto di vista artistico e culturale, ma per noi è un chiarissimo esempio di come l'innovazione si genera costruendo degli abbinamenti originali tra degli elementi che prima non erano mai stati messi in relazione, oppure erano stati messi in relazione in un tempo non giusto. Gli orologi molli sono solo uno dei tanti esempi che ci racconteranno come la fantasia e quindi la capacità della mente di creare abbinamenti inediti e innovativi sia poi motore di innovazione. Ma non solo, la fantasia è anche uno strumento che ci permette di vivere con una mente più elastica, più aperta, più attiva. E insieme scopriremo anche praticamente come riuscire ad approcciare a questa metodologia dello sguardo. Mi piace concludere con questa frase di Alexander Lloyd che afferma che raramente la fantasia è una fuga dalla realtà, piuttosto è un modo per comprenderla.